presenza ci chiede evidentemente qualcosa e abbiamo detto che poi ci cambia in un modo o in un altro. Credo che questo sia quello che è successo nel cuore di Paolo del Prato, molti di voi lo conoscono. È un uomo all'espressione che si può legare da quello che ho capito di lui, parlandoci e leggendoci, perché ci siamo mandati un po' di mail, è servizio, nel servizio 360 gradi, ma la benzina passa proprio per l'Eucaristia. E quindi Paolo, adesso tocca a te, risposta. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per questa possibilità che, ecco, certamente non vuole mettere me al primo posto, ma ecco, vuole mettere un po' un'esperienza partendo proprio dall'Eucaristia. Pensando un po' a questo momento che comunque ha comportato in me una certa riflessione ancora maggiore, quindi partirei da due parole: partenza e appartenenza. Mi sono chiesto proprio da cosa è partita la mia esperienza dentro e attorno all'Eucaristia e poi alla fine questa appartenenza. Ma la mia partenza onestamente non lo so, non so dare una risposta. So solo che fin da ragazzino sentivo questa forte attrazione verso l'Eucaristia. Qualcuno mi ha chiesto ma come mai? Come dire a una persona perché ti sei innamorato o innamorata di quell'altra persona. Credo che qua abbia giocato tanto, ecco, il Padre Eterno, no? Nelle mie fatiche, nel mio percorso. E allora la mia partenza è stata certamente una partenza dall'Eucaristia. Diceva Don Leonardo della prima comunione, io non ricordo la cresima, ma ricordo che il 9 giugno del 74 io ho fatto la prima comunione e ricordo un qualcosa di commovente, di toccante. Certamente è servito anche qualcuno, no? Per cui io mi innamorassi ancora di più dell'Eucaristia, che è stata Madre Geltrude Comensoli, fondatrice di questa congregazione. Anche questa figura mi ha fatto innamorare anche di lei. C'è una figura semplice, dove ho sempre usato un linguaggio molto semplice, dove tutti, ecco, lo potessero capire. Ma soprattutto mi ha colpito la sua semplicità davanti all'Eucaristia e il suo essere, ecco, quello strumento che non si poneva come, ecco, arrivo io per te, ma sono qui da te per me. Quindi questo essere lavorata, ecco, diciamo, nella sua intimità. Per cui per me l'adorazione, cammino facendo, è diventato qualcosa di essenziale, di prioritario. Quindi la mia vita, se non è una vita di adorazione, manca qualcosa. Tanto che ho intrapreso un percorso e oggi io sono un consacrato laico. Per cui uno dice, va bene, cosa facciamo? Tutti gli adoratori devono consacrarsi? No. La mia scelta è stata un po' questa, perché mi sono accorto anche nella mia realtà, e io sono, adesso mi do un po' di aria, io sono dirigente nell'ambito sanitario e ho avuto modo di incontro davvero tantissime persone. E lì ho capito che ci poteva essere un campo di missione. Perché la missione oggi magari per noi è, sì, insomma, donatorio, eccetera, eccetera, ma il mondo del lavoro è un po' lasciato a sé, dove oggi anche il mondo del lavoro vive delle situazioni che devi essere efficiente, devi produrre. Ecco, l'Eucaristia a me ha cambiato la prospettiva del mio essere lavoratore, del mio essere responsabile di altre persone. Quindi ogni giorno sono un po' messo, ecco, a confronto, no? Cioè come conciliare dei valori cristiani del mio essere adoratore con una realtà dove devi correre, devi a fine giornata avere reso l'euro positivo, certo, per l'amor di Dio, ma non solo quello. Allora c'è una frase che ho fatto un po' mia, ecco, di Madre Geltrude, che quando insomma veniva distolta dai suoi impegni era anche un po' scocciata, no? Diceva, io vorrei stare tutto il giorno là a contemplare quel mistero. E alla fine lei dice,
Sì, ma io voglio vivere alla tua presenza e adesso vado in confusione. Vivere alla tua presenza e adorarti, ecco, in ogni mia occupazione. Cosa vuol dire adorarti in ogni mia occupazione? Come è possibile per un battezzato, preferisco che laico, un battezzato adorare in ogni occupazione? Certo, tutto deve partire dall'adorazione. Io ho un impegno settimanale qui, che è l'adorazione, e guai a chi me la tocca. Perché per me quella mezz'ora di inginocchiatoio, questo silenzio, a questo incontro personale, dove ecco c'è una frase, no, del Vangelo che dice quando preghi vai nella tua stanza, ma ho capito che non è tanto la stanza da letto, ma è quella stanza talmente sacra dove ci siamo solo io e lui. E dentro quella stanza può succedere di tutto. Può succedere che oggi è la giornata dove appunto non sento nulla, ma ugualmente tu sei lì con lui, in questa intimità così importante che nessuno può entrarci. E dentro lì devi, come diceva ancora Madre Geltrude, lascialo fare. Ed è bellissimo, quando fai un passo indietro non ti ritieni appunto quello che governa il tutto, ma lascialo fare. E allora anche lì, anche il tuo vuoto acquista un valore, perché sai che davanti a lui non c'è nessun vuoto, perché il tempo davanti a lui acquista un valore, acquista, ecco, diciamo così, il tutto dentro questa presenza, ecco, che si incarna nella mia quotidianità. E allora questo mi rende anche un po' una persona inquieta, un po' per carattere, un po' anche per il ruolo, ma mi rende inquieto perché come posso io trattenere questa gioia di questo incontro solo per me? Di fronte a delle situazioni che viviamo tutti i giorni, no? Però anche qui credo che dobbiamo un po' ritornare, perché vediamo sempre quello lontano, ma parti da te, parti da chi è vicino, parti a condividere anche il tuo tempo anche con chi ti trovi sulla tua strada, che non sempre è quella persona, non scandalizziamoci, non è persona gradita, a volte diventa una persona più pesante, ma l'Eucaristia, ecco, mi sta insegnando questo stile, cioè di incarnare quella parola che dico di credere. La celebrazione che appunto partecipo, cosa mi dice? Quando ho fatto il corso di liturgia, diceva un docente che quando capisci che hai vissuto realmente l'Eucaristia, quando esci e non hai voglia di parlare, perché sei talmente dentro questo mistero che ti ha coinvolto. Allora la mia esperienza quindi di consacrato diventa, senza essere ovviamente il primo della classe, ma mi sto accorgendo che diventa un po' un richiamo anche verso le persone che incontro. Come puoi conciliare l'essere adoratore dentro questa realtà? Appunto, prendendo la vita come deve essere presa. Quindi ogni momento della vita è un dono preziosissimo, ma non tanto perché faccio qualcosa di buono, perché dovrei arrivare a avere la consapevolezza che quel tempo che sto vivendo, bello, brutto, pesante, eccetera, ma è comunque bello perché c'è questa presenza di Dio che lo qualifica, e qualificando questo tempo qualifica anche me. C'è poi un altro aspetto che poi mi vedo di stringere, sempre un po' riferendomi a Madre Geltrude, preferisco chiamarla madre perché è santa, perché la vedo più vicina a me. Madre Geltrude poi aveva anche questa sensazione profonda, no, dell'educazione della gioventù. Sì, poi l'educazione a scuola, eccetera, ma è partita all'educare soprattutto le ragazze fragili, no? E allora oggi, pensate quante fragilità nei giovani viviamo. Ma mi sono fatto un po' anche questa domanda, però, come io adulto ho evitato nel tempo
queste fragilità. Probabilmente non è bastato essere animatore, educatore di adolescenti, ecco, ma cosa è passato? Allora questo essere inquieto mi ha sempre un po' aiutato, tra virgolette, ma anche un po' spronato, ecco, a stare un po' con i giovani. E io dall'adorazione ho imparato anche con i giovani a stare un passo indietro, perché a volte gli educatori o gli animatori, chiamiamoli come vogliamo, ecco, hanno tutte le ricette del mondo, no? Quindi io ti insegno, e a volte abbiamo, e continuiamo forse, ecco, a schiacciare le loro personalità, seppur nella loro confusione e nelle loro difficoltà. Allora a me l'Eucaristia mi ha insegnato e mi insegna ogni giorno a fare sempre un passo indietro, non perché devo essere il buono di turno, ma perché stando indietro forse vedi di più che stanno avanti, no? Allora dico un po' a tutti che vale la pena scommettere la propria vita dentro e attorno all'Eucaristia. Certamente quello che mi sta aiutando molto è anche il sentirmi parte, se mi permettono, di questa famiglia religiosa, ovviamente in una forma ovviamente diversa, ma anche questo conta molto. Conta perché ti senti parte di un carisma che continua ad andare avanti e deve andare avanti. E allora forse vale la pena, senza consacrarsi evidentemente, ma dare uno stile eucaristico al nostro essere nel modo semplice, ma nel modo di una presenza evidentemente che parte dalla sua presenza. Concludo con 3 parole che sono molto care anche al nostro Vescovo Francesco. La prima è l'umiltà. Oggi parlare di umiltà, se penso appunto nel mondo del lavoro, ci sono di quelle svogliate per fare carriera, vabbè, auguri, andate pure avanti. Quindi l'umiltà, che è l'umiltà, ecco, di quel passo indietro, quindi capace anche di scommettere laddove tu avevi fatto dei piani e quei piani saltano perché non erano i tuoi piani. La lietezza, anche lì, l'uomo eucaristico è l'uomo del sorriso, cioè l'uomo che ha fatto un incontro così bello, così profondo, così toccante, che non può lasciarti lì mummificato. Allora credo che se trasmettessimo, avessimo la capacità di questi sorrisi coinvolgenti, forse avremmo meno visi tristi, col muso lungo o la piva già la mattina. E poi la fiducia. Ecco, l'Eucaristia mi ha insegnato, ma mi insegna ogni giorno di più, la fiducia. Io quando vado all'Eucaristia, all'adorazione, che parlavo prima con Lucia, no? Che per me a volte è come essere al momento della creazione, cioè arrivo con un caos infernale dove non capisco, quindi però mi accorgo che dentro questo tempo il Signore rimette in ordine le acque, la luce, e a volte ecco vivo questa esperienza, no? Dell'essere ricreato, riplasmato. Allora la fiducia è, a volte me lo chiedo davanti all'Eucaristia, ma ti fidi di Lui, sì o no? Grazie.